question about light, and I've heard that the light has not only technical and decorative, but also magical properties. Light, you said light? Light. Una domanda sulla luce. La luce ha anche delle proprietà, ho sentito che sono, you said the exact word you said? I was wondering about the magical properties of light, the protection, because I'm working with outdoor lighting, and I was wondering if it's important the amount, the height of the light, or the quality, what kind of light source, and can you say something about the magical properties of light? Mi domandavo come potrebbe essere rispetto se ci sono fattori che riguardano l'altezza, l'intensità o che tipo di cose possono essere rispetto all'aspetto magico della luce. Innanzitutto bisogna considerare che la luce non è solo quella che vediamo naturalmente, il campo di fotoni è ampissimo, le frequenze, noi vediamo una gamma strettissima di frequenze relative alla luce. E le interpretiamo come colori, eccetera, e così via. Allora ci sono delle valutazioni culturali dell'idea di magia nell'utilizzo della luce, ma soprattutto sono utilizzi tecnologici della magia. Cosa intendiamo per magia? Per magia intendiamo l'utilizzo di tecniche che non sono ancora spiegate dalle teorie fisiche, ma funzionano. Ecco, e magia tutto quello che rientra in questa gamma. E le conoscenze non sono uguali dappertutto. Per chi si occupa di alchimia o di magia da questo punto di vista, sono applicazioni tecnologiche che possono modificare delle funzioni che ha la luce, che viste da chi non se ne intende sono considerate magiche. E c'è sempre questa differenza. Quello che per alcuni è magico e misterioso, per altri non lo è. Questa è l'accezione però del termine. E si fanno un'infinità di cose, la si modifica, si possono cambiare le frequenze, può avere delle funzioni diverse rispetto ai corpi fisici e anche ai nostri corpi sottili. Sono un'infinità di usi possibili con le adatte tecnologie. Per esempio con gli impianti che utilizziamo per la pranoselfica si gestisce la luce e si cambiano le frequenze in modo tale che possano agire sugli organi fisici della persona a seconda della rispondenza che ognuno di questi ha, che ogni organo ha. È come se, facciamo l'esempio del suono, immaginiamo che ogni organo risponda a una gamma sonora, un do, un fa diesis, qualunque cosa possa essere. Ora si può manipolare la luce e le sue funzioni in modo che acquisisca quelle caratteristiche e possa quindi agire sugli organi, per esempio, in quella maniera. Come si fa? Quando si usano questi impianti e la persona indirizza con la mente l'energia che si forma verso un organo, una necessità, eccetera, questa è interpretata e viene modulata sulla necessità della persona, per far vedere come funziona. I understand the connection between how you affect a person directly, and I've looked into prana therapy and so on. My other question was about the technical light, the outdoor lighting, that LEDs, fluorescent, halogen lamps. Which one would be more beneficial for to use as a in general? I mean, in this aspect, actually. Capisco queste parti che porti anche rispetto alla pranoterapia, ma in particolare rispetto alle luci più tecniche, quindi che ne so, LED oppure altri tipi di luci, quale potrebbe essere quella che è più utile, che porta più beneficio l'una rispetto all'altra?
la luce dipende per cosa. Noi abbiamo dei recettori rispetto alla luce, nella parte bianca dell'occhio per esempio, che regolano il nostro orologio biologico, il nostro ritmo circadiano. Quindi sottoporci a luci che siano molto simili alla luce solare, alla quale siamo abbinati a una serie di frequenze ben precise, può anche in alcuni casi scombinare il nostro orologio biologico, perché noi siamo diventati più animali notturni che animali diurni, per esempio negli ultimi 200 anni, negli ultimi 150 anni per esempio. Poi ci sono luci che possono essere utilizzate diversamente, per esempio i LED oggi possono essere adoperati per trasmettere dei messaggi. Ci sono dei nuovi impianti per cui tu passi sotto delle luci LED il tuo cellulare e ti può dire le pubblicità relative ad una serie di cose che sono lì vicino, reagisce al corpo, alla presenza, al campo elettrico che formiamo, nel quale incidiamo con la nostra sola presenza, e così come può emettere tanti segnali che sono segnali che nel nostro occhio, senza che ce ne accorgiamo, può ricevere. Un domani potrebbero esserci dei segnali subliminali, per esempio, che possano orientare le nostre scelte nei consumi. Entriamo in un grande magazzino, passi sotto le lampade che lavorano su questa frequenza, può venirti voglia di comprare determinati prodotti, per esempio. Non è bello, ma è parte purtroppo dell'uso della pubblicità, già avviene in via televisiva, sul cinema, eccetera, eccetera. Funzionamenti sono è sempre più pericoloso, insomma. Il fatto che noi non siamo preparati, noi siamo spesso ingenui rispetto a cosa le tecnologie fanno attorno a noi, a livello di condizione sociale, politica, commerciale, può essere tutto manipolabile. Quindi bisogna imparare un po' alla volta a difendersi. Già averne coscienza ci difende. Perché quando arriva un segnale del genere, quella cosa che chiamiamo impropriamente inconscio può creare delle barriere se sa che può esistere il pericolo del genere.